Dopo Parigi scordatevi i croissant e i boulevard silenziosi e ordinati, state per entrare in un mondo fatto di clacson impazziti, urla tra i mercati colorati, scimmiette invadenti ma sorprendentemente educate e paesaggi che sembrano usciti di un sogno, oltre che dei mercati affollatissimi che ti venderebbero anche l'aria. Benvenuti in Marocco, qui ogni giorno è un'avventura e niente è davvero previsto. Siamo arrivati a Marrakech e questo è il nostro riad dove ci troviamo adesso. Abbiamo semplicemente fatto il tratto di strada a piedi che ci separava da dove ci ha lasciato il taxi, visto che stiamo soggiornando all'interno della Medina e nella Medina le macchine evitano di entrare. Di conseguenza ci ha accompagnato fin dove poteva e poi ci ha detto proseguite a piedi, non è molto lontano. Effettivamente erano 4 minuti a piedi, però in quei 4 minuti abbiamo comunque avuto un forte assaggio di tutto quello che davvero questa città rappresenta e non mi aspettavo niente di meno, anzi sono molto contento di aver avuto questo primo assaggio tra piccoli pick-up che si alternano a motociclette, gente senza casco che sfreccia, odori, sapori, davvero bellissimo. Per ora penso che andremo a dormire a breve perché domani mattina andiamo a fare un'esperienza in mongolfiera e ci dobbiamo svegliare davvero molto presto, alle prime luci dell'alba. Questa qui è la stanza dell'hotel, o meglio del riad, dove staremo. È molto bella, davvero molto bella. E quindi niente, ci vediamo domani, inizieremo questa nuova avventura con il giro in mongolfiera, quindi per ora passo e chiudo, a domani. Sono le 5:23 di mattina qui a Marrakech e stiamo per andare verso il deserto dove faremo appunto questa colazione in mongolfiera. I vicoli della Medina a quest'ora sono completamente vuoti e calmi. Yes, good morning, yes. Good morning. Good morning. Nice to meet you. Ludovica. Thank you. Go for the balloon? Yes. Yes. E... Comunque the balloon. ok, thank you. E adesso saliamo sopra al trasferimento per andare in mongolfiera. Quindi ci vediamo lì. Sono le prime luci dell'alba nel deserto di Agafay. L'aria è ferma, il silenzio è totale. Solo qualche braciere è ancora acceso e la luce che inizia a tingere tutto d'oro. A breve una mongolfiera ci mostrerà dall'alto questo paesaggio a dir poco marziano, però a 2 passi da Marrakech. Siamo arrivati nel deserto di Agafay dove c'è il campo base per l'escursione con la mongolfiera. E adesso niente, ci hanno offerto una piccola colazione mentre aspettiamo che si preparino con tutto il necessario per iniziare poi la gita sulla mongolfiera. C'è un piccolo campo in stile berbero allestito qui. Nel deserto ovviamente l'escursione termica è piuttosto forte anche la notte, infatti qui nonostante sia mattina prestissimo ci sono ancora bracieri ardenti per riscaldarsi. Nutro grandi aspettative perché è davvero molto bello fino adesso. Ed eccoci qua, dopo circa una ventina di minuti di van riusciamo ad arrivare all'area predisposta al decollo delle mongolfiere e da qui vi assicuro che ne sono decollate diverse decine anche alla volta. Qui come si può vedere ci hanno fatto salire sulla mongolfiera, però ovviamente la mongolfiera non è che parte dritta, quindi parte di sbiego, quindi inclinata di 90 gradi con la cesta, e noi dovevamo salire in questa maniera che poi una volta che la mongolfiera sarebbe stata in aria ci saremmo automaticamente ritrovati in piedi. È una posizione scomodissima e vi lascio immaginare quanto rumore ci sia in quel momento tra gente che urla e i bruciatori della mongolfiera che fanno un calore davvero assurdo. Infatti qui si possono vedere le nostre facce nei riflessi delle schermature termiche.
Siamo decollati e devo dire che dapprima è stato un po' traumatico, però per ora è davvero uno spettacolo magnifico. Non c'è neanche un filo di vento quassù, mentre più diciamo attaccati al suolo era molto più forte la corrente. Ha fatto molta fatica a decollare. Mentre decolla sei tipo rannicchiato all'interno della cesta, e quando diciamo sei in procinto di decollare ti viene chiesto di alzarti e spostarti per bilanciare il carico da una parte all'altra. Ok, ora stiamo atterrando. Loro ci seguono e ci vengono a prendere. Allora, abbiamo finito il giro in mongolfiera e adesso stiamo entrando in una tenda berbera per la colazione, e come in tutte le tende berbere tradizionali ci si deve togliere le scarpe, quindi adesso ce le togliamo e entriamo. Allora, oh, merci. Sì? André. Welcome. S'il vous plaît. Merci. Allora lì ci sono tutte le scarpe che abbiamo dovuto lasciare fuori dalla tenda per entrare, e qui la colazione è autentica, berbera, con il nostro tè con la menta all'interno che scotta tantissimo, infatti lo appoggio. Cosa ne pensi, Ludo? Stupendo, bellissimo. Il fatto di stare a piedi nudi? Comodo. Ci hanno portato questa quasi ciambella, cioè quasi ciambella, è una ciambella fritta. Però non è né dolce né salata, cioè non ha molto sapore, però è molto buona, croccante. Non è molto unta, abbastanza però non troppo. Buono. Siamo tornati dalla mongolfiera e dal deserto dopo un pisolino, perché post escursione nel deserto e mongolfiera siamo tornati a dormire per un altro paio d'orette, anche perché siamo stati svegliati in realtà molto prima dal canto alla preghiera che viene ripreso in tutti quanti gli altoparlanti attorno al Riyadh, e quindi si sente come se fosse praticamente nella nostra stanza. Ora andiamo a mangiare un boccone, siamo per le vie della Medina, dove la gente ti sfreccia col motorino a fianco, quindi stare abbastanza attento. E qui ci sono la qualunque per quanto riguarda i negozi, cioè barbieri attaccati a macellai, pescherie, mini market e così via. Devo dire che è molto pittoresco, molto variegato tra l'altro. Ci vediamo a pranzo, vediamo cosa riusciamo a mangiare. Ci siamo seduti al ristorante che è esattamente sopra una delle piazze all'interno del mercato, quindi sempre all'interno della Medina, e abbiamo ordinato del couscous e un tagine si chiama, perfetto. Stiamo aspettando che ce li portino, contando che tra un poco meno di un'oretta abbiamo prenotato anche l'Amman, che non dovrebbe essere molto lontano da qui, vero? Ti posso vedere. Oh. Quindi potremmo avere un problema.
Vabbè, comunque ci hanno portato questi antipastini con le lenticchie che sono davvero buone, e le olive nere e una salsa rossa davvero piccante, e ovviamente il loro pane arabo. Allora, che ci hai portato? Couscous vegetariano. Ok. Coniglio tagine. Wow. Buon appetito. Grazie mille. Grazie a te. La carne è una cosa mostruosa, si scioglie in bocca, è buonissima. Saporitissima. Davvero. Com'è il couscous invece? Buono. Benvenuti nella Medina di Marrakesh. È un labirinto vero e proprio di odori, sapori e un sacco di colori diversi. Non vi dimenticate che il prezzo che vi propongono all'inizio per quasi qualunque cosa non è mai quello che davvero dovreste andare a pagare, e per loro è un segno di rispetto contrattare per, diciamo, venirsi incontro nel mezzo. Mercati si alternano tra completamente a cielo aperto, come in questo momento, a mercati che poi entrano sotto queste coperture molto alte per proteggerli ovviamente dal caldo più che dalle intemperie, e si diramano per decine di chilometri comunque. Siamo arrivati all'Amman ed è una struttura all'interno della Medina, molto carina anche dal punto di vista estetico, adesso magari la inquadro, però la cosa curiosa è che ovviamente essendo un paese musulmano c'è un tempo per gli uomini e un tempo per le donne per entrare all'interno dell'Amman, e di conseguenza io e Ludovica non possiamo fare le stesse cose allo stesso tempo. Siamo appena usciti dall'Amman, questo è il luogo, si trova su una delle vie principali della Medina, e adesso c'è il proprietario che ci sta portando a vedere come si riscalda l'acqua per effettivamente avere tutto quel vapore all'interno del bagno turco. Just one moment maybe is. Oh yes. هلا يونس هل. He was praying. Ah, ok, no, upstairs. sorry, I didn't want to disturb no you. problem. No. He finished. Ok. If he's praying, he will not say, "Who's this?" Ok. Cuociono anche dei piatti tradizionali come il tangine, che è un po' quello che abbiamo mangiato oggi a pranzo. Quindi diciamo che è una doppia carta che usa alla fine la stessa materia prima. He's the guy that he cooked everything here. Come on in. Ok. Normally, but you are with the boss, so Okay. normally is not allowed. Thank you. Questa è la vita, a volte basta chiedere. See? So this is like This is the wood. the We wood. put this wood. All right. We put it inside. Yes. And it gives the hot water. The hot water And it gives. outside. This is for the steam, Ok. the vapor. Yes. And this is for the water. All right. There is two big one like this. There is two here. All right. Too big Inside the for wall. the water. Inside they the are wall. inside All right. water. Yeah. All right. And this is the tangia that I This told is the you. tangia. The things that it rests from the wood, we put it here and we do the tangia. Ok. The rest of the wood, yeah. Quindi con i carboni ardenti che poi escono dai boiler per riscaldare l'acqua, vengono messi sotto questi contenitori dove cucinano poi la carne. And how many hours does it take to cook it? Normally, if you want the nice one, Yes? 8 hours to 7, from 7 to 8. Ok, quindi servono almeno tra le 6 e le 8 ore per cucinare un buon tangia. Shukran.
Le persone sono tutte quante molto amichevoli, come avete visto. Have a good day. Bye bye. Thank you. See you next Thank you time. very Ciao. much. Siamo nella piazza Jemaa el Fna a Marrakech di sera e c'è uno spettacolo di persone che fanno cose diverse, dagli incantatori di serpenti a tutti quelli che fanno spettacoli di strada, musica e così via. C'è una quantità di persone assurda, davvero, davvero tanta. Sto cercando di togliermi dalla folla in modo che si senta qualcosa dell'audio. Ci hanno consigliato stesso delle persone del luogo di venire di sera perché di giorno purtroppo non si riesce effettivamente a capire quanta gente ci sia perché è molto più gremita la sera, quindi ve la consiglio davvero. Dallo street food in generale fino agli spettacoli di strada c'è tutto quello che volete. Ok, mi hanno appena detto che ho la faccia marocchina e vabbè, ci sta, me lo aspettavo. Buongiorno, nuovo giorno, nuova esperienza. Adesso stiamo andando di nuovo verso la piazza principale dove ci aspetta una guida che ci farà fare un tour con occhi diversi, con occhi di chi la città effettivamente la vive tutti i giorni. Le re erano solo 3 e le altre erano sultani. L'ultimo sultano era Mohammed V. Un matematicista ha parlato con Mohammed V, le ha detto, quando lui aveva Hassan, il piccolo bambino che si chiama Hassan, il professore le ha detto, se tu declara in un discorso che tuo figlio è un principe ereditario, va a cambiare da sultano a re. Ma così ci sono in Marocco solo 3 re, Mohammed V, Hassan II e quello con il vestito azzurro Mohammed VI. Questo re Qui la guida non ha fatto altro che spiegarci come i re effettivamente siano solo 3, poiché tutti gli altri nella storia del Marocco erano solo sultani, e che il nuovo principe ereditario si chiama Hassan e non è puramente soddisfatto delle condizioni del Marocco visto l'alto tasso di analfabetismo. Ma non ricco come voi. In un paese che ha molta ignoranza e analfabeti non dormi tranquillo, capisci? Questa qua è la strada che Pedro chiama la 1001 notte perché ci sono soltanto lampade ad olio. Questa qui se la sfreghi potrebbe uscire il genio della lampada. Ed è tutta quanta una via fatta allo stesso modo, continua. Ed eccoci a Dar Tim Tam, dove il custode si è infuriato di brutto con noi perché non amava il fatto che le telecamere lo riprendessero, però la nostra guida gli ha ricordato che ovviamente il palazzo è aperto al pubblico dal 1977 e visto che lui lavora nel turismo si deve fare una ragione di questa cosa. È stato costruito nel 1878 dal ministro Ali Mesfioui come simbolo di amore per sua moglie e poi è stato comprato da un signore belga che è appunto balbuziente, che ha deciso di ironizzare su questa cosa chiamandola proprio casa del balbuziente. Quindi è stato ripreso e ristrutturato con dei ritagli finemente marocchini con queste bellissime piastrelle chiamate zellige attaccate ai muri. Sei arrabbiato? Lui è arrabbiato, sta l'ignoranza in Marocco tanta. Lui lavora in turismo e non gli piace che il turista le prende la foto. Ah, vabbè, non lo facciamo, non è un io ho problema. detto no, io ho detto tu devi collaborare con il tuo lavoro, tu stai lavorando in turista. La porta piccola sono scala delle donne che andano al loro riad. Riad vuol dire giardino, non albergo. Ma il vero riad è una casa con tanti giardini, un giardino perlomeno. Questo riad dove vanno le donne al loro giardino. Se chiudiamo queste due porte, le ospiti non vedono le donne che andano e la scala ufficiale sono dell'altra porta, vicino alla porta dove andiamo. Questa è la scala ufficiale e quella la porta, sono noi primi che andiamo fuori di questa porta oggi. La donna insiste a fare il suo tappeto della naviva, perché?
perché l'ana viva vive tanto, più di 1000 anni. Se tiriamo di un tappeto di casa così con le dita, non tiriamo più di 10-20 capelli, ma se tiriamo questa trappola, lana in lana, ma lana morta, trappola per turisti, se tiriamo di questi con la dita, tiriamo 200 capelli, perché si vede facile che Quindi sono questa è lana morta. morta. E questa è lana viva. Lana viva di casa si vede i colori naturali, vegetali, sono... Pedro ci ha spiegato che ci siamo trovati all'interno del mercato principale dei tappeti di Marrakesh. Ci ha spiegato un po' la storia e di come effettivamente per le donne fosse obbligatorio tessere questi tappeti perché i pavimenti erano troppo freddi per i loro figli. Sì. Per stare a piedi scalzi. Qui si fa l'asta dei tappeti e ci partecipano effettivamente soltanto i negozi che poi li rivendono alla fine alle persone, ai turisti 6 giorni della e così via. settimana, meno il venerdì. Dov'è che ci troviamo, Pedro? Dove siamo qui dentro? Dentro nella prima scuola di Donnera, Palazzo del Ministro di Difesa. Oh, ecco qua, perché io non sarei stato capace di dirlo di Sì, nuovo. vedi che qua oggi un monumento perché un ministro di cultura lo trasforma in un museo dove le turiste vengono a visitare. Ho capito. Benvenute sempre a tutti italiani e viva Italia, viva Marocco. Ah, grande, Pedro. Allora, siamo all'interno di un tuk-tuk nel bel mezzo della Medina. Stiamo passando attraverso la gente. C'è un delirio di gente attorno a noi, è una cosa che infatti è davvero inquietante. Senti un botto di imbarazzo, tra l'altro, perché la gente si deve spostare, però purtroppo non c'era altro modo perché il nostro riad è all'interno della Medina e abbiamo poco tempo per arrivare di nuovo al punto di incontro per la prossima escursione all'interno del deserto. Ci siamo comprati qualcosa per entrare meglio nella parte dei locals. All'interno dei souk con la nostra guida oggi siamo andati a fare shopping. Ci hanno portato ovviamente in dei luoghi dove evitavano di scammarci perché purtroppo ricaricano un sacco di soldi sia sull'abbigliamento che sui souvenir in generale. E spesso ci ha detto anche che visto che le compagnie che operano verso questi scali sono tutte quante low cost, ordinano i proprietari dei souk i souvenir come calamite eccetera direttamente dalla Cina, così pesano di meno all'interno dei bagagli e possono venderne di più. Ed è un peccato ovviamente, quindi è davvero difficile se non hai le conoscenze giuste, devi farti accompagnare da qualcuno che effettivamente sa che cosa stai comprando, qual è il prodotto, qual è il venditore migliore e può contrattare al posto tuo. Il deserto comunque attorno a noi è stupendo, non c'è praticamente niente per chilometri oltre al campo base con i cammelli e i quad. A meno di un'ora da Marrakesh c'è un luogo che sembra un miraggio uscito da un racconto berbero, il deserto di Agafay. Non troverete ovviamente le classiche dune di sabbia, ma un paesaggio lunare fatto di rocce, polvere dorata e colline ondulate che al tramonto sembrano scolpite dalla luce. È un deserto minerale, quindi è asciutto e molto più crudo del Sahara, che regala delle grandi emozioni lo stesso senza dover viaggiare per 8 ore. Qui puoi cavalcare un dromedario come un antico nomade oppure lanciarti su un quad tra le valli secche, ma anche sorseggiare semplicemente un tè alla menta guardando il sole sparire dietro l'Atlante. Qui Ludovica ha provato a ucciderci lanciandosi dentro le dune di sabbia e ovviamente quando scendi sei ricoperto completamente dalla polvere e dalla sabbia e quindi devi essere soffiato con un soffiatore per foglie. Quando cala la sera il sole tramonta dietro le valli dell'Atlante regalando uno spettacolo stupendo a tutti quelli che ammirano il tramonto. Dopodiché ci si ritrova tutti quanti attorno al fuoco per guardare degli spettacoli con le fiamme e sentire dei canti tipici berberi. Buongiorno, allora oggi andiamo alle cascate di Osud che sono a circa 150 km da Marrakesh, sono scolpite all'interno dei monti dell'Atlante e ovviamente sono un paesaggio quasi incontaminato ed infatti ci sono un sacco di scimmiette che vagano libere. Sono alte circa 110 metri e l'escursione ovviamente da Marrakesh
dura circa 3 ore per arrivare fino lì, dopodiché 4 di cammino barra trekking attorno alle cascate. Si può scegliere di prendere una barca per vederle più da vicino e addirittura farsi una nuotata all'interno delle sue acque. Una volta arrivati alle cascate di Osud, o perlomeno al villaggio che si apre sul sentiero per iniziare ad arrivare alle cascate di Osud, veniamo subito accolti da un odorino pungente di capre che erano appese a testa in giù come dei pipistrelli, ovviamente aperte a metà per poterle vendere direttamente così. È un odore che abbiamo ritrovato più volte anche all'interno della Medina e diciamo che non è qualcosa che ti auguri di sentire appena svegliato la mattina. Una volta dopo aver fatto 2 palleggi con dei bambini del luogo, iniziamo subito ad incamminarci per arrivare alle famose cascate di Osud. Sono alcune delle cascate più alte del Marocco, con i loro 110 metri d'altezza. Come ho accennato prima, ovviamente è uno spettacolo che, se passate da Marrakesh, secondo me vale davvero la pena vedere. Si iniziano subito a vedere dall'alto, quindi non riesci ad apprezzare davvero quanto siano alte, ma poi subito quando ti inizi a spostare scendendo verso il basso ti senti davvero piccolo rispetto a quanto è bello lo spettacolo che la natura ti propone qui. Adesso faremo un piccolo giro in barca per vedere effettivamente dove l'acqua arriva a terra e poi è possibile anche farsi un bagno qui, che con questa giornata di sole di oggi non è affatto male. Non so quanto convenga effettivamente prendere una guida qua, perché alla fine, se riuscite a raggiungere per conto vostro l'inizio del sentiero, è davvero facile, non c'è niente di particolare, anzi secondo me qui la guida vi rallenta e basta. Ed ecco la mia faccia completamente ignara che da lì a momenti mi sarei completamente inzuppato, perché anche il nostro barcaiolo ci avrebbe portato sotto la cascata come questi poveri sfortunati di cui pochi momenti prima stavamo ridendo. E quindi eccoci qua. Oh, where are you going, bro? No, no shower, bro. Questo ci sta portando sotto la cascata. Ma che cazzo fa? I like shower. Hello! We won! Ah! Oddio! Devo dire che lì per lì è stata una grande idea, visti i 30 gradi all'ombra che c'erano, buttarsi all'interno dell'acqua gelida delle cascate di Osud, che non è nemmeno limpidissima, ma col senno di poi forse l'avrei fatto lo stesso, perché il panorama era davvero mozzafiato e, a parte le piccole imbarcazioni che passavano a pochi metri da dove mi sono tuffato, devo dire che ne è valsa la pena. Mentre stavamo dicendo addio alle cascate di Osud, con una bellissima vista panoramica dall'alto, è arrivata una scimmietta tipica del luogo che si chiama macaco di Barberia, che è una specie dell'Atlante del Marocco. Ovviamente l'avevamo avvicinata con delle piccole noccioline e pomodorini e lei non ha mancato all'invito, si è catapultata letteralmente su di me. E non fatevi ingannare da quanto sia carina, pesa davvero un sacco, infatti mi ha lasciato delle unghiate dietro il collo davvero importanti. Ovviamente non sono pericolosi, sono selvatici ma sono estremamente abituati alla presenza umana e a questo punto, ahimè, è arrivata l'ora di lasciare Marrakesh, il Marocco e le sue strade trafficatissime, piene di gente che ci ha lasciato davvero qualcosa nel cuore. Nonostante il Marocco sia un paese che possa sembrare caotico e a tratti un po' berbero, le persone sono davvero fantastiche e non ho incontrato nessuno che non mi abbia ispirato una grande fiducia e un amore verso il prossimo, quindi lo consiglio davvero a tutti quanti, sia per le persone che per i suoi paesaggi davvero stupendi.